Benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di un gioco che ha finalmente lasciato l'Early Access e si è presentato al mondo in tutta la sua gloria, Pax Dei. Io sono Alessio e con me c'è Nelirfa, che non solo ha giocato durante l'Early Access, ma ha già ricominciato da zero con il lancio della versione 1.0. Ciao Nelirfa. Ciao Alessio, sì, sono tornata in quel mondo meraviglioso appena ho saputo del rilascio ufficiale e devo dire è stato tutto molto emozionante, ricominciare tutto da capo ma con la consapevolezza di quello che mi aspettavo. Beh, vedo che anche tu sbagli la pronuncia del mio nome, ma molti hanno difficoltà a pronunciare il nome Nelirfa, si pronuncia proprio esattamente così. Perfetto. Allora, per chi non lo conosce ancora, Pax Dei è un MMORPG sandbox sociale, ambientato in un mondo medievale con forti elementi fantasy. Immaginate un universo dove miti, fantasmi e magia non sono solo decorazioni, ma parte integrante dell'esperienza di gioco. I giocatori possono scegliere liberamente il proprio ruolo, costruire case, creare storie personali, esplorare un mondo vasto, circa 300 km², diviso in 5 province e 40 vallate, e partecipare a un'ampia gamma di attività, commercio, crafting, PvE, PvP e persino grandi eventi di cooperazione o guerra tra regni. Esatto, e quello che mi ha sempre più affascinato di questo gioco è proprio tutta questa libertà. Non sei quindi costretto a seguire una trama lineare, quindi se vuoi diventare un eremita che coltiva erbe in una vallata remota lo puoi fare, se vuoi fondare una gilda e costruire magari una cattedrale facendoti aiutare dal tuo gruppo, puoi fare anche questo e puoi anche decidere se andare a dichiarare guerra a un regno vicino. Tutto questo è possibile farlo all'interno di questo gioco perché il mondo reagisce alle scelte dei giocatori e questo lo rende davvero molto vivo. Parlando di accesso, Pax Dei non è free to play, è un titolo buy to play, disponibile su PC tramite Steam, con un prezzo che oscilla tra i 10 e i 30 euro, a seconda delle offerte. Quindi sì, richiede un investimento iniziale, ma non ci sono microtransazioni obbligatorie per progredire. Io aggiungerei anche una cosa molto importante, con il lancio della versione 1.0 che è avvenuta il 16 ottobre 2025, tutti quanti i server sono stati completamente resettati, quindi personaggi, inventari, abilità, territori, tutto quanto è stato azzerato. È stato molto traumatico per chi aveva costruito imperi negli Early Access, ma alla fine ha garantito un punto di partenza equo per tutti quanti e hanno promesso che non ci saranno altri wipe in futuro e questa è un'ottima notizia. Già, e la 1.0 non è solo un via libera, è un vero e proprio salto di qualità. Durante l'Early Access hanno introdotto tanti miglioramenti, ma ora abbiamo nuove aree PvP, un sistema di crafting rivisto con l'aggiunta dell'enchantment, il trading tra giocatori, nuovi contenuti PvE e PvP e un sistema RPG più bilanciato. Hanno anche corretto i bug, migliorate le animazioni e reso la creazione del personaggio molto più espressiva. Sì, è vero, come sapete io sono amante tantissimo della creazione dei propri personaggi e ho notato che molte cose sono migliorate anche in questo. Quindi se siete interessati a vedere magari proprio la creazione nei dettagli, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. C'è da dire che per chi aveva il pacchetto Founder ci sono stati dei bei vantaggi, ossia accesso anticipato, personaggio slot extra e anche ricompense cosmetiche e persino una copia del gioco da poter regalare a un proprio amico. Ah, e una novità importante, Pax Dei è ora disponibile su PC Game Pass, quindi l'accesso è ancora più ampio. Beh, per chi si chiede ma vale la pena iniziare adesso? La risposta dipende, perché qui devo essere onesta. Se giochi da solo, la progressione è davvero lenta e faticosa. Non c'è un vero e proprio tutorial all'interno del gioco che ti spieghi come funzionano le meccaniche di base e questa è una cosa che io ho visto in maniera negativa, tipo come si va a forgiare un'arma, come si commercia o persino come si costruisce una casa senza andare a sprecare troppe risorse. Devi arrangiarti con guide esterne, video su YouTube o chiedere ad altri giocatori e non è sempre facile trovare qualcuno che abbia voglia di aiutarti. Ah, non lo sapevo. Pensavo che almeno ci fossero dei tutorial o dei filmati che ti spiegavano la storia. Quindi, in sostanza, il gioco premia molto il gioco di gruppo.
Sì, niente di niente, praticamente ti butta nel mondo e basta. E poi c'è anche un altro problema. Non puoi usare il controller, è un gioco che è pensato esclusivamente per mouse e tastiera e molti questa cosa la vedono come una cosa del tutto negativa. Ma la vera sfida arriva quando proverai a livellare più abilità di crafting da solo. Puoi fare il conciatore, il fabbro e dovrai sprecare decine di ore a raccogliere risorse, a fallire il crafting e a correre da un posto all'altro. Senza una gilda o un gruppo coordinato diventa quasi impossibile competere sul mercato o riuscire a sopravvivere nel PvP. La cooperazione è quasi obbligatoria se vuoi progredire in modo efficiente. Dunque, perché tutte le attività legate al crafting, per portarne avanti una, poi ne servirà un'altra. Quindi da solo praticamente bisognerà andare a tirare su tutte quante le professioni. Però c'è da dire che, come ho già spiegato, molti crafting, soprattutto se andiamo ad avanzare appunto la professione, possono poi anche andare a fallire, quindi dobbiamo andare poi a fare delle prove e cercare di andare a creare più volte lo stesso oggetto. Ovviamente tutto questo comporta il fatto che dobbiamo quindi andare a prendere molte più risorse, craftare molto di più e quindi avere molto più tempo a disposizione. Però c'è anche da dire che appunto adesso hanno messo questa possibilità che ogni giocatore può aprirsi una propria bancarella chiamata market e può andare a vendere le risorse più rare e quindi può anche andare a acquistare poi oggetti o risorse rare da altre bancarelle. Detto questo, il sistema di progressioni resta comunque interessante. Potrai migliorare le tue abilità specifiche, iniziando dalla raccolta e carpenteria. Eh sì, e c'è anche un tocco davvero originale, ossia la preghiera. Sì, hai capito bene. Puoi usare la preghiera, che è uno strumento speciale per andare a aumentare temporaneamente il tuo livello di lavorazione, riducendo però così tutti i rischi. Per chi vuole entrare nel mercato e guadagnare rapidamente, quali abilità consigli? Dunque, dalla mia esperienza, e ribadisco molto più facile in gruppo questo gioco, puoi partire con la conciatura e la fabbricazione di metalli. Praticamente la pelle è ovunque, basta andare a cacciare bestie, se non ricordo male ci sono parecchi cinghiali in giro, e poi creare così armature leggere, borse e accessori. E tutto questo all'inizio è molto richiesto. I metalli invece ti danno per esempio armi, armature pesanti che sono fondamentali all'interno del PvP. Ma mi raccomando, non trascurate anche la carpenteria che ci permette di andare a costruire le case, i mobili, però è anche importante riuscire fin da subito a tirare su, per esempio, l'alchimia, perché è veramente indispensabile, perché ci permette di andare a creare pozioni di cura, elisir di resistenza e queste cose sia in PvE che in PvP vanno veramente a ruba. E aggiungerei la salumeria. Sì, esiste, che ti permette di trasformare la carne delle creature in beni commerciabili. È un modo semplice e veloce per me. Esatto, ma ricordate, senza supporto tutto questo richiede il triplo del tempo. Il gioco però devo dire che è bellissimo, ma non è per tutti. Se ami la solitudine e l'autosufficienza assoluta, forse è meglio non andarlo ad acquistare. In sintesi, Pax Dei offre un'esperienza sandbox sociale unica, medievale, fantasy, cooperativa ma anche competitiva, con un'economia guidata dai giocatori e un mondo che si evolve a patto che siano pronti a collaborare. Esatto, se ami la libertà, la creatività e l'interazione sociale e in un mondo persistente, Pax Day è il posto proprio giusto per te. Ma se cerchi un'esperienza più tranquilla o guidata, allora magari pensaci un pochettino prima di andarlo a acquistare. Grazie a Nelirfa per la sua esperienza diretta e per averci dato una visione onesta, non solo entusiasta. A voi ascoltatori, se vi è piaciuto, quale ruolo scegliereste in Pax Dei? Costruttore, guerriero, alchimista o forse un po' di tutto? Ok ragazzi, se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando tutte le campanelle. Ci vediamo presto per nuovi interessantissimi video.